Salve a tutti, come state? Spero tutto bene. Parlo da solo non perché sono matto, ma perché questo video rimarrà poi come video molto chill, come video molto rilassante, ecco, di domande e risposte sul canale. Aspetta, faccio un po' così, così non si vede la mia scrivania, che in realtà è tutto messo in ordine perché l'ho appena sistemata, però ci sono vestiti, eccetera, cose varie. Niente ragazzi, allora ho deciso che da quest'anno inizierò a fare più live. Inizierò a fare più live probabilmente settimanalmente. Devo ancora scegliere se farle di martedì, se farle di venerdì, ma probabilmente sarà il martedì sera come oggi. Buonanotte, ciao Gaetano, primo, ciao Marco, come stai? Ciao ragazzi, mi dispiace per il mancato preavviso, ma saranno le prime live in cui non so ancora il momento esatto, quindi non do ancora un preavviso, ma probabilmente d'ora in poi darò un preavviso e sarà sempre probabilmente il martedì sera. Martedì sera, sì, esatto. Anche perché il martedì è il giorno in cui faccio doccia e tutto, eccetera. Il lunedì creo le idee. Le idee, ho tutta la mia routine, mi metto le idee. Il martedì poi mi alzo, faccio la mia routine, yoga, vado in palestra, faccio la doccia e dopo faccio i video. Quindi ho fatto i video, ho tutto pronto e quindi faccio direttamente la live dopo i video. Quindi probabilmente saranno di martedì sera. Inizialmente magari così col telefono, poi inizierò magari pian piano a usare il computer, quindi attaccare la videocamera, eccetera, ma intanto mi piace essere così. È un po' una live Q&A, quindi sono qua per voi. Com'è iniziato il tuo 2025? Anche perché diciamo che, e adesso rispondo a tutti, diciamo che tendenzialmente facevo le live su TikTok e Instagram il martedì sera, però posso spostarle il venerdì e tenere il martedì sera per YouTube, che è più complesso e anche un po' più piacevole, a me piace. Allora, come live inaspettata, esatto. Com'è iniziato il 2025? Allora, a Capodanno, come dicevo, sono andato a Vienna. Sono andato a Vienna, se mi avete visto su Instagram. Perché? Perché sinceramente ero stufo di stare a casa e non far niente a Capodanno e dato che uno dei miei piani è vedere città capitali del mondo, ho detto prendiamo due piccioni con una fava, facciamo qualcosa e in più vediamo una capitale. Mi hanno detto che Vienna a Capodanno è molto bella e quindi ci sono andato. Mi è piaciuta molto, un po' cara, sì, in effetti per Capodanno è cara, ma alla fine rimane il ricordo del Capodanno, quindi vale anche quel prezzo lì. E un po' fredda. Ci sono delle tourist trap, però tanta arte, tanta cultura, tanta gente. Il profumo che ti ha colpito di più nel 2024 e comunque il 2025 è iniziato un bel po' pieno perché sto cercando di recuperare tutto. Ho fatto un video adesso che uscirà in settimana sui progressi 2024 e i piani per il 2025 e per ora ho tanti pensieri ma vediamo di farcela dai. Tanti piani. Nicolas Mangeli, il profumo che ti ha colpito di più nel 2024. Allora, se ti devo dire la verità, te ne dico 5. Facciamo 5. Anzi, facciamo così. Prendiamoli insieme, dato che sono qua. Perché no? Questa è la mia. È parte della mia collezione. Allora, questo è uno. Vediamo se riesco a farlo vedere senza distruggere tutto. Questo è uno. Adesso rispondo agli altri. Futuro anteriore. Super concettuale di Neos, mi è piaciuto tantissimo e tuttora lo uso molto. Sembra un profumo uscito da Blade Runner. Poi J-Scent, questo qua, un profumo giapponese che sa di lottatore di wrestler, scusatemi, lottatore di sumo, pazzesco, mi è piaciuto tantissimo. Poi direi questo, Mashumaru, un altro, questo qua sa di marshmallow cotto sempre in Giappone di notte. E poi forse prendiamo qualcosa da lì dietro. Direi, in teoria dovreste sentire anche da lì. Ah, Valor ovviamente. E te ne metto un ultimo. Ti direi questo, questi due qua. Valor di Spirit of Kings, costa tantissimo ma è buonissimo. E questo qua di New York che si chiama Black Star, ispirato a tutto un concetto dello spazio, della coscienza e il contrasto tra la coscienza e il non cosciente, molto molto bello.
Via, mi è piaciuta molto la risposta che hai dato a quel commento nell'ultimo short, che è quello del lavoro. Ah, ok, ok, quello del lavoro. Ah sì, alcune persone purtroppo non capiscono questa cosa, un po' era un reel provocatorio, ma ogni tanto ci sta. Gaetano, città cara Vienna come alberghi, ristoranti eccetera o viaggio? Città cara sì, porca miseria, soprattutto per Capodanno è un po' una tourist trap, però se uno sa un po' come viaggiare alla fine sai cosa evitare. Però caretta sì, ho pagato la Wiener Schnitzel 30 euro ed era uno dei posti non cari. Valentino Cecchino, metto via questi e rispondo. Obiettivi per questo 2025. Ho fatto un video a riguardo e uscirà a breve sul canale. Comunque diciamo che in breve gli obiettivi sono un po' uscire di casa, continuare con la mia routine di crescita. Quest'anno l'ho concentrato tanto sulle priorità, sul guarire, su tante cose, sul migliorare a livello interiore e lo farò molto anche quest'anno che viene, è viaggiare, forse India, Giappone sicuro, e continuare coi social, ho tanti piani vari, adesso te li sto dando un po' così, priorità sul sonno, alzarmi prima, rimuovere un po' delle routine che non mi piacciono più, ce ne sono tanti obiettivi. Personalmente non me ne intendo di profumi, com'è nata questa tua passione? Via 08. E com'è nata? In realtà nel momento in cui cercavo di migliorare me stesso a livello esteriore, i profumi sono una delle cose che mi è rimasta di più, che mi ha colpito di più e quindi è nata questa passione e poi pian piano è rimasta, è diventata un po' un lavoro. Poi è iniziata la cura interiore, ma prima è partito tutto dalla cura esteriore. Nicolas, valor strepitoso, anche il prezzo, un giorno riuscirò a prenderlo anch'io, troppo, troppo strepitoso. Alberto, domanda complicata, come misuri i tuoi miglioramenti dal punto di vista spirituale? A volte mi chiedo se sto avanzando solo accumulando informazioni. Ciao Alberto, allora, bella domanda. Innanzitutto non devi preoccuparti perché io l'ho chiamato inner journey, il percorso spirituale, ma non è un vero percorso. In realtà è semplicemente tornare a casa, è tornare dove sei ora, è uscire un po' dalla tua testa, è tornare presenti, è vedere le cose come stanno. E quindi il percorso sta semplicemente nel rimuovere cose che non servono. Quindi compulsioni, tutte cose che ti fanno star male, cose che ti fanno uscire dal momento presente, cose che ti fanno utilizzare la mente in modo compulsivo. Quindi in realtà non è un vero e proprio percorso. Il percorso sta nel fare pratica e magari imparare da cose che ti possono aiutare nella pratica per arrivare sempre di più a creare questa consapevolezza. Quindi più sei consapevole, non è una vera cosa misurabile, ma diciamo che meno ti importa del progresso e più potenzialmente stai andando avanti. Quindi non c'è un avanti e non c'è un dietro. Questa è la cosa della spiritualità. Via 08, un obiettivo del 2025, lo stai già centrando, stai facendo più live? Esattamente. Esattamente. L'obiettivo è anche concentrarmi più sui social. Ho iniziato a capire quest'anno anche di non volermi concentrare, ho sempre avuto queste cose, adesso ve lo spiego, della passione. Qual è la mia passione? Di cosa voglio parlare sui social? Cos'è che voglio condividere? Ho troppe cose che voglio condividere, devo aprire un canale a parte, inglese, italiano, ho sempre questa cosa qua. Mi sono accorto invece di lasciarmi andare un po' più al flow e lasciare che le cose accadano come devono accadere, no? Quindi a volte cerchi di controllare tutto, ma non sai come vanno veramente le cose. E a volte se cerchi di forzare le cose che arrivano prima, a volte le cose che arrivano prima, nel momento non giusto, rischi che siano una maledizione invece che una benedizione. È un po' come l'albero di mango. Pensate che in India l'albero di mango, invece che farlo fruttare fin da subito, se lo si lascia fruttare fin da subito, rimane piccolino e quindi si tolgono, si tagliano i fiori per 3, 4, 5 anni, così pian piano cresce e arriva al suo massimo potenziale. È un po' la stessa cosa. E quindi invece di voler per forza trovare una passione, mi sto concentrando a lasciarmi un po' più andare, al connettere i puntini all'indietro, come diceva Steve Jobs, e a dire, beh, sai cosa, faccio quello che intanto va, quello che intanto mi piace, e forse la mia vocazione in questo momento, la mia passione è semplicemente raggiungere il mio massimo, star bene, il mio massimo potenziale e condividerlo. Magari a qualcuno può essere utile e rendermi utile. Hai mai letto qualche libro di David Hawkins? No, non l'ho mai letto.
Gaetano, a proposito di progresso, se posso darti un consiglio a tutti per il 2025, imparate e studiate l'intelligenza artificiale, prepariamoci per non restare senza lavoro nel futuro. Guarda, vero, penso che negli ultimi 5-6 mesi il mio utilizzo di intelligenza artificiale, soprattutto ChatGPT, perché Apple Intelligence da noi in Europa deve ancora arrivare, sia stato sempre di più, sempre di più, sempre di più. Cioè, penso che ormai non passi un giorno in cui non uso ChatGPT. È assurdo. Penso di usare più ChatGPT di Google, perché è più diretto, perché puoi fargli una domanda più specifica. Ad esempio, sto ascoltando adesso un audiolibro, si chiama Cent'anni di solitudine. Un altro degli obiettivi del 2025 è cultura. Quindi mi sto accorgendo che in realtà imparare delle cose che ho sempre evitato perché guardavo solo determinati contenuti, eccetera, ma in realtà ho capito che la cultura generale o comunque c'è un motivo per cui ci sono dei film importanti che tutti dovrebbero vedere, c'è un motivo per cui ci sono dei libri importanti che tutti dovrebbero leggere, musica, arte, eccetera. E quindi l'obiettivo è anche continuare con quelli. E ho iniziato ad esempio anche dai libri, dai film, e un libro che sto leggendo è un libro votatissimo che si chiama Cent'anni di solitudine e mi sta piacendo un sacco, solo che ci sono tante parti complesse e grazie a ChatGPT, ad esempio, riesco proprio a fare una domanda specifica e dire ma perché in quel capitolo lì, quel tizio lì ha fatto quella roba a quello? Ed è una cosa che non è fattibile con Google, cioè lo puoi fare ma è molto più complesso. Cioè, su Google un po' ti affidi a quello che le altre persone scrivono. Lì sì, allo stesso modo sì, ma te lo mette in modo tale da rispondere a te, quindi è personale, è pazzesco. Gaetano, l'ho letto alle superiori, Centrale Solitudine. Ah, bellissimo, forse alle superiori è difficile da capire, ma letto adesso ha talmente un linguaggio bello, pieno di retorica, di profondità, le descrizioni che fa sono incredibili. Via 08, anche come te un po' alla volta sto studiando Google con ChatGPT, lo uso quasi ogni giorno, non so se è un bene o no, ma in realtà secondo me è un bene, nel senso che alla fine non è quel tipo di intelligenza in cui l'essere umano, come posso dire, non è il tipo di intelligenza in cui l'intelligenza artificiale è brava, non mi viene il termine, quella in cui l'essere umano shines, come si dice? È bravo. Il nostro tipo di intelligenza è un'intelligenza umana, emotiva, non è intelletto e quindi secondo me non va a toglierci niente, anzi va un po' a rimediare alla nostra memoria, alle falle che noi abbiamo. Quindi è un aiuto se lo usiamo nel modo corretto. Alberto, come ti sentiresti se ti svegliassi una mattina coi capelli rasati? Ciao Alberto, mi sentirei forse arrabbiato. Forse arrabbiato, ma i capelli crescono. Poi non a tutti crescono, ma diciamo che cerco di non identificarmi troppo con il mio aspetto fisico o con le cose che ho. Ovviamente una reazione può accadere, ma anche perché comunque i capelli sono qualcosa che a livello di immagine mi contraddistinguono, ma per altri versi sarebbe un po' una liberazione, ecco, quindi ci sono dei pro e dei contro. Alessandro Masamone, Barba. Marco, dove sarai in Giappone? Sarò a Tokyo. Starò semplicemente a Tokyo perché non è un viaggio turistico, sarà un viaggio in cui proverò semplicemente ad abitare lì. E se tutto va bene, piccolo spoiler, molto probabilmente a marzo, prima del Giappone, andrò in India per un paio di settimane in ashram per yoga e meditazione. Via 08, il problema è che a volte ChatGPT sbaglia, vero, ma anche noi sbagliamo e semplicemente bisogna imparare a usarlo nel modo corretto. Sicuramente pian piano migliorerà. Al giorno d'oggi va utilizzato con un certo criterio, preso con le pinze. Marco, ciao l'incubo, come stai? Gaetano, il nostro destino sarà quello di controllare quello che farà la IA, quindi bisogna conoscere come funziona prima di tutto, poi tra 15 anni ne riparliamo. Sì, vedremo cosa succederà, perché siamo la prima generazione, penso che non ha idea di che cosa succederà in futuro, perché è tutto nuovo. Alberto, pensi che la bellezza ti abbia avvantaggiato nella vita? Ti dico la verità, probabile. Non perché io penso di essere fantastico, bellissimo o altro, semplicemente ho lavorato sulla cura di me
io avevo delle carte in tavola, ho lavorato con le carte che avevo per renderle il meglio, più di quanto potessi, cioè con quello che avevo, ho lavorato con quello che avevo, mi sono preso di cura, avevo questi capelli, ho cercato di capire come renderli al meglio, avevo questa faccia, ho cercato di capire come renderla al meglio, il fisico, così, eccetera, eccetera. Quindi in realtà, ti dico la verità, è utile perché purtroppo in questo mondo il corpo è una parte fondamentale ed è la prima cosa che si vede. Esiste una cosa che si chiama halo effect in psicologia, che è proprio un bias cognitivo per cui le persone belle, tra virgolette, o che si prendono cura di sé, tendenzialmente hanno più approvazione o sembra che abbiano più ragione per le masse confronto a persone non belle. Quindi esiste un oggettivo vantaggio ed è assurdo. Ma come in realtà, cioè, tutto funziona così in natura, tutto preferisce un'estetica bella, quindi anche l'essere umano. Ti piacciono Dr. Martens? Ne hai? Mi sembra che tu indossi stivaletti e fanno, diciamo, parte del tuo stile, credo. Non li ho mai indossati perché li ho sempre trovati un po' duri, non ho mai trovato, non li ho mai provati, cioè li ho provati ma non li ho mai comprati. Ed è da un po' che non indosso stivaletti. Sto utilizzando ultimamente delle Salomon, sto utilizzando outfit un po' più, ehm, come dire, ma perché non mi vengono le parole stasera? Tipo techwear, cioè cose tipo utili, ecco. Gaetano uh, si sbaglia ChatGPT, per questo devi avere anche tu una conoscenza di quello che chiedi, esatto, o comunque fare delle ricerche oltre a quello. Alessandro, bello Marco, io mi trasferirò in Giappone a marzo per un anno, ma starò a Kyoto. Wow, ottimo. Come mai Kyoto? Come mai Kyoto? Io farò 3 mesi intanto. Gaetano, credo che chiedere spesso della bellezza può darti fastidio, o sbaglio. Vorresti essere riconosciuto più per quello che fai, per come appari. Ciao Gaetano, ma in realtà ti dico, non è... ho capito quello che vuoi dire, però per me una cosa non toglie l'altra. Nel senso che è come quando incontri una persona e diventa il tuo partner. Inizialmente tu vedi quella persona e la prima cosa che vedi è l'aspetto fisico. Quindi io non do un basso valore all'estetica perché il valore interiore è più profondo. No, sono due cose, cioè è un insieme, una persona è fatta da entrambe le cose. Ovviamente è come un mare che ha la sua superficie e poi ha la profondità. Tu arrivi, vedi prima la superficie e poi entri e ti tuffi nelle profondità. Però la superficie deve essere invitante comunque. E quindi in realtà, cioè ovviamente se uno poi si ferma sulla superficie e ti giudica, allora ok, ma così. Gaetano, credo che chiederò spesso... Ah, scusa, ho già letto. Vale, con chi andrai in India e in Giappone? Allora, in India, in teoria, allora vado da solo in India e in India ci dovrebbero essere un gruppo di altri ragazzi content creator che vanno e quindi mi trovo con loro. Quindi mi hanno invitato con gli organizzatori praticamente di Isha, eccetera, eccetera. In Giappone con la mia partner, quindi andrò con lei. Alberto, hai mai provato l'ashwagandha come integratore? Sì, lo sto prendendo tutti i giorni da un po', anche se non ho notato così tanta differenza. Dovrebbe rilassare, tra virgolette, un po'. Marco, ti farà ridere, non so se conosci il poeta Campana, dovevo studiare la sua biografia. L'ho chiesto a ChatGPT e in classe con la prof ho fatto una figuraccia perché ho detto che è morto in Uruguay, quando in realtà è morto in Italia. Ecco, questo è un bellissimo esempio di fidarsi è bene, non fidarsi. Pietro DL. Ciao Marco, conosci il profumo Encre Noir? Se sì, cosa ne pensi? Lo conosco, mi piace molto, per il prezzo è ottimo, se vesti Total Black va comprato. Alessandro, parto con la mia università come scambio e l'università che ho scelto è a Kyoto. Ah, inoltre la mia ragazza è giapponese e vive lì. Ah, è vero! Perdonami, non avevo letto bene il nome. È vero, me l'avevi detto di Kyoto. E ottimo, ci sta come cosa. Io invece starò a Tokyo forse le ultime 2 settimane dei 3 mesi. Comunque bella la cosa dello scambio. Forse le ultime 2 settimane vado da qualche parte in giro, molto probabilmente Okinawa, perché mi piacerebbe visitare Okinawa. L'incubo, questa cosa del bell'aspetto la noto moltissimo in un
Nuovo percorso che sto intraprendendo, ne fanno parte 2 ragazzi, 2 fratelli, si nota chiaramente che il più grande dei 2 è più apprezzato e ha più successo, anche perché è più carino fisicamente. Ecco, e purtroppo è così ragazzi, purtroppo è così, ed è per questo anche che trattare di cura esteriore non è così superficiale come sembra. Poi è ovvio che se uno si identifica con il proprio aspetto e quello diventa sé, allora quella è un'altra cosa, lì diventa un problema, ma se lo si vede per quello che è e lo si fa con consapevolezza. Hai qualche laurea? Via 08, sì, scienze della comunicazione, ma siete incredibili! No, grande, come fai a saperlo? Mi fa super piacere. Sì, ho una laurea in scienze della comunicazione. Gaetano, ti sei mai informato? Ho fatto il liceo linguistico e poi laurea in scienze della comunicazione, ma diciamo che la maggior parte dei miei studi arriva poi per conto mio finita l'università. Ho superato il test, bravissimo. 10 lode. Ti sei mai informato sull'Australia? Tipo lavoro o viaggio anche a breve, ti affascina come posto? A me sì. Ti dico la verità, a me non tanto, nel senso che sarà uno dei posti che sicuramente visiterò nella mia vita, perché voglio vedere un po' tutto il mondo, ma non è una delle cose su cui ho priorità, cioè non muoio dalla voglia di vederlo, non so perché, cioè, ci sono altri posti che mi ispirano di più. Già il Giappone per dirti, ma anche semplicemente tornare negli Stati Uniti e vedere la parte naturale degli Stati Uniti, o anche vedere, vabbè, la Thailandia che non ci sono ancora stato, l'Indonesia, la Cina, la Corea, l'Asia a me piace molto, o anche l'Africa, il Kenya, il Sudafrica. Sono tanti posti che il Nord Europa che mi piacerebbe vedere prima dell'Australia. L'incubo. Ah, scusami, Alessandro, Marco, il giapponese come sta andando? Dai, Jodes. Abbastanza bene. Ogni giorno faccio un po' di pratica, ma il parlato è ancora tosto perché non ho nessuno con cui far pratica, ovviamente. Però ascolto tanta musica, podcast, ogni tanto qualche video, faccio esercizi di grammatica, Duolingo, faccio esercizi di kanji, quindi il katakana e il hiragana so leggerli, kanji che è l'alfabeto un po' più complesso, pian piano sta arrivando. Cioè, sto imparando tutti i giorni, sono tantissimi. L'incubo, cioè tutti i successi che ha avuto sono super meritati, lo apprezzo e mi sta simpatico, quindi tanto di cappello, però anche il fratellino più piccolo è forte, si impegna molto, anche i fan, si vede che lo apprezzano di più anche per quello, lo capisco. Ciao Gabriele, ciao Enrico. Enrico, ciao Marco, visto la tua passione per i profumi, hai pensato di crearne alcuni? Intendo proprio con le materie prime a studiare profumeria. Complimenti per il canale. Ciao Enrico, grazie mille. Ci ho pensato anche perché, vi dico la verità, una cosa che in pochi sanno, ma ho un naso che funziona benissimo. Ed è forse per questo che che la mia passione per i profumi è arrivata. E anche tra i miei colleghi nel mondo dei profumi, eccetera, ho un naso che funziona molto bene. È uno dei miei sensi che funziona meglio. E ti dico, ci ho pensato, ma è un mondo talmente vasto e complesso e bisogna dedicarci una vita. È come un pittore, tu puoi metterti lì a disegnare così, ma uno le materie prime e tutto quello che ti serve a livello chimico per creare un profumo non è facile perché devi avere una laurea in chimica per diventare naso profumiere. E quindi non è come un artista che prende una penna che puoi averla anche a casa, una matita e disegnare, lì ti serve proprio un laboratorio. E due, bisogna dedicare un'intera vita, sia da un punto di vista artistico ma anche scientifico. Bello, ma non penso che sia la mia strada. Magari come direttore creativo potrò creare un giorno un mio brand, facendomi aiutare da qualcuno che ha un naso, come fanno tutti quelli che creano un brand. Gaetano, sai, esiste un percorso che va sul Sudafrica, dal Sudafrica alla Russia che si può fare a piedi. Non sto scherzando, dura più di 3 anni, se lo fai a piedi. Altra volta lo leggevo, sarebbe figo. Cosa? Dal Sudafrica alla Russia a piedi. 3 anni sono tanti, ma più che altro come fai a vivere? C'è chi è che ti dà da mangiare. Si vede la differenza fra persone che hanno fatto un lavoro interiore e chi no. Tu trasmetti centratura, tranquillità ed equilibrio. Grazie mille Alberto, apprezzo tantissimo. Che tra l'altro l'altro giorno
mi hanno fatto notare che apprezzo tantissimo, che è una cosa che io dico apprezzo, non è propriamente italiano. Perché io, in realtà, questa cosa detta tra di noi, io sono sempre cresciuto con l'inglese, non parlo mai quasi con nessuno, perché non ho tutti questi amici o altro, o quei due o tre amici, ma la maggior parte dei contenuti che io ho sempre consumato sono in inglese. E quindi a volte il mio italiano proprio manca perché ho più parole in inglese che in italiano. Mi sto dando qualche curiosità. Aspetta, se cammini 8 ore al giorno tutti i giorni ci arrivi in 3 anni. Pensa a 3 anni in giro per il mondo, ci sta chi fa queste esperienze. Ci sta, sì, ma allo stesso tempo hai usato 3 anni della tua vita. È vero, hai imparato tanto, ma non è una cosa che... cioè non penso di farla, nel senso di... cioè che la farei. Secondo me puoi usare 3 anni in un altro modo, così poi da crearti stabilità e poter fare i viaggi che preferisci senza dover camminare. No, scherzo, se a uno piace è bella anche quella. L'incubo nel mio caso posso migliorare nell'aspetto, ora sono una ventina di chili in sovrappeso come minimo, ho la faccia stondata e doppiamento, perciò anche di profilo sono mostruoso e fin là dico, beh allora mostruoso, quella è una cosa soggettiva, ricordati che un conto è prendersi cura di sé, arrivare alla versione migliore di sé, un conto è dire sono bello o non bello, quella è una cosa che uno non sta a te e due è una cosa, come vi dicevo prima, la superficie dell'acqua. Quindi non preoccuparti, lavora su quello che vuoi fare, trova anche un modo divertente per arrivare a prenderti cura di te. Se trovi qualcosa che ti aiuta a migliorare, o magari anche una persona che ti aiuta, tanto, tanto meglio. Ho iniziato anch'io l'anno scorso con un personal trainer, per dirti, proprio per delegare tutti questi pensieri e avere un sistema più pianificato, perché so allenarmi, ma avere già tanti pensieri e in più dover concentrarsi sul rimanere con una dieta e un piano allenamento fisso non è facile. Averlo delegato a qualcuno che ti aiuta, almeno ti togli il pensiero, fidati che è qualcosa che è molto utile. Ciao Davide! Roberto, fare ancora video con Claudia? Sì, perché no? Devo capire che tipo di video fare, perché i video di profumi in realtà li sto, ogni tanto li faccio a cura di sé, ma li sto portando, cioè profumi, li sto portando su un altro canale in inglese che si chiama Self Care by Marco Delia in inglese. Marco, che rapporto hai di recente con i videogiochi? Ciao Alessandro, mi hanno regalato, allora diciamo che sto dedicando forse un po' troppo tempo al gioco in generale, nel senso che non è vero, gioco molto meno di quanto vorrei, però ogni tanto dedico un po' di tempo proprio così al gioco, a quel momento in cui non hai un obiettivo e fai semplicemente relax. E l'anno scorso in Giappone mi sono comprato la Nintendo Switch, proprio per nostalgia del passato. Quando mi svegliavo la mattina il giorno di Natale e vedevo i giochi della Nintendo regalati come per Babbo Natale, tramite Babbo Natale, ed ero felicissimo. E quindi l'ho comprata, era scontata in Giappone, l'ho portata a casa e ho detto ok, servono i giochi. Ho iniziato a ricomprare i vecchi, i Pokémon che non ho mai giocato, ho giochicchiato quest'estate. Adesso per Natale mi hanno regalato la Zelda, che è un gioco che non ho mai giocato, e Pokémon Spada, quello vecchio. E in realtà ti dico, non sono uno che gioca tipo con PlayStation o cose iper complesse, ma quei giochini in cui quel 20 minuti al giorno, mezz'oretta al giorno posso dedicarceli ogni tanto per rilassarmi, distrarmi, andare in un altro mondo, è un po' in realtà anche parte della cultura. Come dicevo prima, come ci sono quei libri che hanno cambiato la storia, quei film che vanno visti, secondo me c'è anche una cultura nei videogiochi. E quindi mi sta piacendo. Poi ci sono un paio di giochini che gioco sul telefono ogni tanto, tipo Brawl Stars o il nuovo gioco Pokémon TCG Pocket. Quello mi piace, mi piace. Un piacere nostalgico nei Pokémon che mi fa godere. Adesso rispondo a tutti i commenti. Allora, l'incubo, ok, faccio schifo ed è per quello che sono poco apprezzato, ma se ci penso nel 2019 avevo un bel fisico eppure non venivo cagato nemmeno così, ne ho guardato nessuno. Ecco, no, sta tranquillo. Vedrai che nel momento in cui trovi un equilibrio da un punto di vista esterno e interno, lì cambia tutto e anche quando inizi a non avere aspettative. Fare ancora video con Don Ambrogio mi era simpatico. A me sta simpatico Don Ambrogio, mi è super simpatico, è una persona molto piacevole e perché no? Certo, volentieri. L'incubo, cioè che senso ha migliorare se sei già stato al top e se non avessi i risultati e non avevi i risultati comunque, cioè proprio 0-0. Quindi questa è la tua limitazione.
Ricordati che ogni momento della tua vita è diverso. Quello che eri ieri non è quello che sei oggi e non è quello che sarai domani. Quindi non basarti su cosa che hai visto in passato, non basarti su quell'esperienza. Tu arriva a come vuoi stare meglio oggi e non farlo aspettandoti che ci sia gente, cioè non aspettarti i risultati della gente che viene a lodarti, semplicemente fallo per te e vedrai che ti aiuta tantissimo. Ti sblocca tante cose. Immagino che i tuoi amici ce li hai dalle medie o sbaglio, quello è il periodo che si fanno amicizie che durano. Ciao Gaetano, e invece è proprio per me è l'opposto, perché io ho fatto medie, liceo, elementari in posti diversi e al liceo, e diciamo che io abito in un paese turistico, che è Peschiera del Garda, e quindi la gente del posto non è molto local, non si creano tante compagnie e quindi non ho mai avuto una vera compagnia. Ho quei 2 o 3 amici con cui mi vedo una volta al mese, ma ho più amici sparsi in giro per il mondo. E, il liceo ero l'unico maschio, ho fatto il liceo linguistico ed erano tutte donne tranne me, quindi anche lì non ho creato una compagnia. E per il nuoto, ecco, quelli del nuoto anche loro li vedo magari una volta al mese anche loro. Però queste sono le mie amicizie. Davide, cerco di rispondere un po' più velocemente. Ciao Marco, sono un ragazzo di 17 anni che ha deciso di fare un anno all'estero con l'intercultura e sono in Paraguay. Wow, i primi mesi sono stati distruttivi, ora dopo 4 mesi mi sto adattando un po'. Che ne pensi? Penso che hai fatto bene. 17 anni, un anno all'estero con intercultura. Penso che se in quel momento pensavi che fosse la scelta giusta, allora è la scelta giusta. Ognuno ha una vita diversa, non c'è una scelta giusta o sbagliata e se ti sei sentito di voler fare l'esperienza, vedrai che te la ricorderai per tutta la vita. Ogni cosa insegna. Alberto, raccontaci l'ultima volta che ti sei arrabbiato. Allora, in realtà non è che non mi arrabbio, è solo che se lo faccio con consapevolezza, cioè so che se mi arrabbio è perché voglio arrabbiarmi. Non è una cosa compulsiva che arriva, e questa cosa ce l'ho da un bel po', da quando ho iniziato meditazione, già dal primo anno in realtà. Hai un piccolo distacco, un piccolo spazio tra te e le tue compulsioni, quindi quando vedo le emozioni arrivare, le sensazioni, in quel momento scelgo, c'è proprio quell'istante in cui puoi scegliere se indulge in quella cosa oppure no. Francesco, ChatGPT lo uso per programmare, fare e fa, riesce a individuare gli errori per cui risparmio parecchio tempo. Ci sono tuttavia cose che non è ancora in grado di fare, come le operazioni di matematica. Vero, utilissimo. Io intanto gioco a Clash Royale e me la cavo piuttosto bene. Ottimo, Brawl Stars però è meglio. I'm Marco from Cape Town in South Africa. I support your channel although I do not speak Italian well. Thank you, Elton. I really appreciate it. I also have other 2 channels which I speak English in, so if you want to check them out, they're linked down in the description. One is about self-care, one is about inner care. Francesco, ciao Elia, mi chiamo Marco, ma fa lo stesso. Ti ho beccato prima di andare a dormire, già che ci sono, volevo chiederti, tra gli obiettivi di quest'anno vorrei prendermi più cura, soprattutto del viso, mi sapresti consigliare? Ciao Francesco, allora innanzitutto ottimo, è un ottimo inizio, la faccia è la prima cosa che le persone vedono e sicuramente una buona routine di skincare. Ho fatto dei video sul mio canale di skincare, una base è avere un cleanser, quindi lavarti la faccia e metterti dei prodotti tipo una crema idratante, un siero e una crema solare, quindi impara ad avere una buona skincare. E poi aggiungi delle cose che ti possono essere utili, magari senti un dermatologo se hai delle cicatrici o dell'acne, impara magari a gestirti i capelli, usa il gua sha o fai il mewing per avere la postura corretta e definire la faccia. Ci sono varie cose che si possono fare con la faccia. Alessandro, Marco, per quanto riguarda l'anticaduta ci sono novità, io per ora ho problemi, ma da parte di mamma non hanno i capelli, da papà invece tutti i capelloni, ho 25 e voglio prevenire il più possibile. Per prevenire, Alessandro, non c'è molto da fare, semplicemente devi continuare con le cose giuste, quindi non stressare i capelli, routine sana, massaggiare bene, ricordati che molto spesso la caduta di capelli arriva dallo stress e dal fatto che il cuoio capelluto non è irrorato bene. Quindi massaggia bene, usa i prodotti corretti, e sono sempre le solite cose. Io in realtà ho iniziato a usare da poco questo prodotto qui, non è sponsorizzato, si chiama Grow Band Pro e praticamente va a tipo massaggiarti qua per 10-15 minuti al giorno e anche quello dovrebbe aiutare a irrorare meglio il cuoio capelluto, i bulbi. Non ci credo, anche io ho fatto il linguistico, anche da me eravamo solo 3 ragazzi. Ecco Michele, io ero l'unico. Eravamo in 2, ma poi dal secondo anno in poi ero da solo. Un'altra cosa in comune che vedo sono i profumi, il fatto che anch'io li conservo tutti. Ecco, io ne ho tipo 400.
Io ho fatto il classico ed eravamo solo 5 maschi, il resto solo donne. Ecco, vedo che mi capite. Io preferisco Clash Royale, ma sono gusti, beh certo. Ti chiederei di parere sui profumi che so che ho, se li conosci. Dreamer di Versace, un classico, anche se è un po' antico. Nero di Bulgari, buonissimo. H24 di Hermès, ci sta per l'ufficio, per il giorno. Io di Armani, ok, per la sera. Sono i miei preferiti tra quelli che ho. Beh, sono comunque è una bella collezione, bella variegata. Marco, cosa ti hanno regalato a Natale? Ho fatto un video. In realtà ho ricevuto 2 giochi per la Switch, dicevo prima la questione dei giochi. Ho ricevuto un calendario giapponese, ho ricevuto un pass per, vabbè, tipo un buono, e ho ricevuto un'altra roba, tipo un accessorio, sempre per la Switch, qualcosa del genere. Ah, scusa la gaff, Marco. Comunque c'è qualche marca trovabile comunemente che consigli per la skincare? Ma figurati, nessun problema, no? Ma tanta gente sbaglia perché è Delia e quindi pensano Elia, ma ci sta. Una marca che consiglio, io mi trovo molto bene con la skincare coreana e uso un brand che si chiama COSRX, COSRX, oppure un altro brand con cui mi trovo bene è Centella, Skin 1400. Anche nel liceo classico siamo in 4 gatti, il resto tutto femmine. Ecco. Ragazzi, siamo a 36 minuti di live, quindi direi che per oggi possiamo smettere, quindi faccio l'ultimo minuto di saluti e poi stacco anch'io che è mezzanotte, perfetto. Così ho tempo di lavarmi, fare la skincare, fare meditazione e poi dormire. Così domani mi alzo presto. Davide, buonanotte. Buonasera Marco, come stai? Buonasera Alberto. Bene, bene. Ragazzi, che ne dite di martedì? Può piacervi martedì sera, come oggi, per le live? Può piacervi come orario, come giorno? Martedì sera, live fissa? Ci proviamo? Ci proviamo per un periodo, vediamo come va? Cosa dite? Martedì sera live fissa? Gaetano, ok martedì, poi può essere ovviamente anche di settimana in settimana, però magari adesso è così, solo Q&A, un giorno magari possiamo fare delle reaction, guardare delle cose insieme, se riesco a attaccare la videocamera e imparare a usare OBS sul computer. Varie cose. Fai sondaggio sulla community, Gaetano. Vero? Ma tu sei un esperto, Gaetano. Mannaggia, devo assumerti come, come manager. È vero, devo fare sondaggio sulla community, lo uso... Dovrei usarla quella funzione. Buonanotte Marco, sei un grande, martedì sera è perfetto per me. Ottimo, ottimo, ottimo. Alessandro, grazie Marco, grazie a te. Attivate la campanella, attivate la campanella. Manuel, che abitudini ti hanno cambiato la vita? Così, una domandona prima di andare a letto grossa. Te ne dico 5. Yoga e meditazione, tutto insieme. Libri. Basta. Yoga e meditazione. Libri. Eh, docce fredde. Postura e respirazione corretta. Dieta e allenamento. Mettiamo il fitness insieme. Hai ragione. Ah, il journaling, è vero, il journaling mi ha aiutato tanto. Documentare le cose. Hai ragione sul fatto del sonno. Per 5 giorni non ho usato il computer di sera e ho dormito indubbiamente meglio, ho anche monitorato con smartwatch. È una cosa che aiuta tantissimo. Infatti ho questa luce sparata addosso, diciamo che la abbasso per questi ultimi minuti, così non mi rovino il deep sleep. Buonanotte Marco, buonanotte l'incubo. Ultima domanda extra, solitamente sogni di notte? Il weekend sogno di più, per qualche strano motivo. Durante la settimana non sogno quasi mai. Il weekend forse un po' più relax, forse non lo so, ma sogno spesso. E se prendo la melatonina, sogno. Quei giorni la melatonina la utilizzo quei giorni in cui voglio cambiare il ciclo del sonno e voglio addormentarmi prima e cambiarlo. Ma tendenzialmente no, non sogno tanto. Via, una volta ti ho sognato. Beh, spero sia stato un sogno piacevole. O abbiamo fatto una battaglia, un duello all'ultimo sangue. Alberto, un po' di Nintendo Switch, ovviamente senza esagerare.
Lo so, mannaggia Alberto, purtroppo è un cruccio il fatto dei giochi alla sera perché rovinano un sacco il sonno. Sarebbe il momento perfetto per rilassarsi, però va proprio a discapito di un bel sonno. Mannaggia. Va bene ragazzi, 40 minuti live, perfetto. Allora, se per voi va bene, a martedì prossimo. E è stato un incubo, ecco, ottimo. Spero almeno. Allora, ci sono entrato apposta per portare un po' di luce in quella cosa. No, scherzo, ok. Vabbè, se ti ricapita, chiamami. Entro apposta. I miei sogni sono tutti consapevoli nel sonno e quando non mi piacciono mi sveglio. Caspita, quello è un bel potere. Buonanotte a tutti, buonanotte ragazzi. Sì, la sera giocare è perfetto, peccato che rovina un po' il sonno. Sì, purtroppo sì. Leggere sarebbe perfetto, bisognerebbe scambiare la routine e leggere alla sera e giocare alla mattina. Giochi a caso, Forza Juventus, così ha scritto, vabbè, ci sta, dai. Va bene ragazzi, buonanotte. Grazie mille a tutti, ci vediamo alla prossima live, nei prossimi video. E per qualsiasi cosa scrivetemi in privato o dove volete e ci vediamo. Ciao ragazzi, grazie per il supporto, buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao Alberto, ciao Manuel, ciao a tutti. Via, ciao Alessandro, Gaetano, ciao a tutti. Buonanotte ragazzi.